Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. Nuova stagione come sappiamo e prime puntate di SmackDown e Collision a seguire. Sapete fino a quest'oggi siamo ancora all'inizio ragazzi, quindi abbiamo un po' nella nuova stagione abbiamo portato avanti le narrative principalmente con Dynamite e Raw, cioè esclusivamente, e ora tornano anche gli altri show un po' meno importanti della WWE e dell'All Elite Wrestling. Iniziamo subito perché questa puntata di SmackDown è l'ultimo appuntamento targato WWE prima di WWE Night of Champions, il prossimo pay per view della federazione, e iniziamo subito con questo opener con il debutto da sotto contratto, da atleta sotto contratto per Trish Stratus. Eccola qui, la canadese Trish Stratus, che in realtà ultimamente abbiamo già visto supportare la sua amica Lita in Cup WrestleMania contro Rhea Ripley, match valido per il titolo femminile. WrestleMania che, se non avete visto, vi consiglio di andare a recuperare, trovate nella mia playlist, quella relativa a questa stagione, la 2025-2026. Lo dico perché c'è, ricordo, c'è anche una playlist e si chiama Best of 2024-2025, dove trovate tutti i pay per view, tutte le puntate speciali e una selezione delle migliori puntate settimanali, quindi di Raw, SmackDown, Collision, Dynamite, della stagione appena passata. E eccola qui anche Io Sky, The Genius of the Sky, altro debutto qui in WWE. Chiaramente le due non facevano parte del roster durante la stagione appena passata. Io Sky in realtà nella stagione scorsa l'abbiamo vista, semmai abbiamo anche vista la Rumble, però l'abbiamo anche vista in qualche eventino dell'All Elite Wrestling in rappresentanza della New Japan Pro Wrestling / Stardom, di cui lei era campionessa. Poi, se vi ricordate, abbiamo anche visto il match tra lei e Toni Storm a Wrestle Dynasty, pay per view speciale, e anche quello trovate nella playlist Best of 2024-2025. Pay per view speciale perché l'abbiamo fatto con più federazioni: New Japan, WWE, AEW, Stardom, CMLL, insomma una roba un po' particolare. Però il nostro pay per view più lungo è stato finora, ma iniziamo subito con questo opener di WWE SmackDown. Io Sky contro Trish Stratus, due nomi sicuramente importanti che hanno ulteriormente aumentato il valore della divisione femminile qui nella World Wrestling Entertainment, ok? Quindi vedremo in questo debutto da full timer cosa ci regaleranno le due, la canadese e la giapponese Trish Stratus e la giapponese Io Sky. Scusate, mi sono trippato molto bene. Qui Io Sky, attenzione come ha ribaltato in questo schieramento, una Boston Crab, uno schieramento improvviso, certo neanche uno, siamo ancora all'inizio, belli freschi, insomma. Dropkick basso, ma Trish evita. Una serie di contrattacchi, usa le corde qui, non apprezzata dal pubblico questa mossa. Attenzione, Io Sky ha aspettato un po' troppo Trish Stratus a fare la sua mossa, infatti Io Sky si è liberata, ma mi pare che Trish Stratus per il momento è un paio di gradini più in alto dal punto di vista della prestazione, ma le grandi abilità di Io Sky potrebbero ribaltare tutto in qualsiasi momento. Irish Whip verso il paletto, subisce ancora la giapponese. Attenzione, no, ora si è liberata ribaltando il tentativo di piede sulla gola, altro che tentativo, ce l'aveva fatta, ma poi
No, come vedete Trish è più avanti, c'è da dire che in questo momento è sempre un passo avanti. Io Sky prova un po' a ridurre il gap tra le due, fino a questo momento almeno. Attenzione, colpisce ancora una volta qui. Prova lo schieramento. Comunque c'è da dire che io Sky alla lunga, zitta zitta, ha dato dei bei colpi potenti a Trish Stratus, attenzione qui. Se prendeva lo slancio sulla seconda corda nella mossa di prima, era anche una bella Stratus Fashion. Così è sembrato solo un Bulldog, e probabilmente infatti lo era. Aveva provato ora la Stratus Fashion, ma Io Sky ha ribaltato questa gomitata, e poi successivamente una bella acrobazia per colpire Trish al paletto. Era Trish, rotola fuori, ecco Io Sky, la Genius of the Sky, sempre una maestra nel gioco aereo, la giapponese. Vieni qui, dolore agli arti inferiori di Trish Stratus. Attenzione, Io Sky si prende il suo tempo, prende un po' di fiato mentre Trish però si rialza. Attacca ancora Io Sky, che ha ridotto notevolmente, ragazzi, lo svantaggio iniziale. Anzi, è entrata proprio in modalità furia e sta facendo un sacco di danni. Spinebuster qui. Uno schieramento. Uno. Ancora parecchia energia sembrerebbe Trish Stratus, ma attenzione qui perché sta preparando il suo moonsault speciale, eccolo. Esecuzione fantastica, ma completamente fuori dall'obiettivo. Non riesce però a approfittarne Trish. Si sono ribaltati letteralmente, ma ormai da un bel po' di tempo e sta facendo una bella dominanza Io Sky. Prova lo schienamento ancora qui. 1, 2, no. Trish dice no. Attenzione Io Sky. No. Vai la ginocchiata a destabilizzare la giapponese di Trish. Drop kick. Attenzione, forse è pronto un cheek kick. La mossa finale di Trish. Cheek kick, no, a vuoto. E uppercut efficacissimo di Io Sky, ma enziguri kick ora. Grande serie di mosse. Attenzione. Stratosphere. No. Attenzione Trish, sale ora sulla terza corda, vuole chiudere il match. Che flying elbow smash, elbow drop, scusate. Andiamo ancora. Che si rialza. Beh, un bel opener c'è da dire per questa puntata di WWE SmackDown.
Serena Boston Crab può far cedere la giapponese che è in pericolo e cede Io Sky e vince Trish Stratus. Bella vittoria per lei, che inizia, direi, in modo perfetto questo suo cammino in WWE. Vedremo cosa gli servirà al futuro. Per il momento però una bella vittoria contro la Genius of the Sky. E andiamo al prossimo incontro, Bron Breakker contro Chris Sabin. Se avete visto l'ultima puntata di WWE Raw, saprete sicuramente che Bron Breakker e Bronson Reed hanno sconfitto i DIY, ovvero Tommaso Ciampa e Johnny Gargano, un nuovo team che si è formato qui in WWE. E stessa cosa effettivamente hanno fatto nella puntata di Raw precedente Chris Sabin e Alex Shelley, sconfiggendo Finn Balor e Damian Priest del Judgment Day. E quindi diciamo i due team se ne sono un po' cantati e suonati, per cui ora ci sarà questo incontro. Ma a WWE Night of Champion avremo il match tra Bron Breakker e Bronson Reed contro Chris Sabin e Alex Shelley. Chi lo vincerà sarà il nuovo number one contender per i titoli di coppia della WWE, attualmente detenuti da Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs. Vedremo, perché a Night of Champion ci sarà anche il match valido per i titoli di coppia, dove loro difenderanno le cinture dall'assalto di Rey Mysterio e di Dragon Lee, il Latino War Order. Eccolo però qui Bron Breakker, figlio d'arte come sapete, making his way to the ring, representing weapons of mass destruction from Woodstock, Georgia, weighing in at 230 pounds, Bron Breakker! E eccolo qui che si avvicina verso il quadrato. Bron Breakker, che se vi ricordate era stato rilasciato nella scorsa stagione dopo, ma era più che altro una comparsa. Aveva avuto qualche momento, se vi ricordate, un po' con AJ Styles, però è stato un po' un fuoco di paglia. Ora è tornato. Stessa cosa Bronson Reed, più partecipe, più usato di lui, principalmente nella parte iniziale. Poi anche lui è andato a scomparire dopo sconfitte su sconfitte. D'altra parte sapete, nella Survivor Mode non c'è niente di predeterminato, ok? La carica di Bron Breakker che vuole vincere oggi questo match, e i due si sono messi insieme, quindi hanno una storia, diciamo, non proprio simile ma quasi. Bronson Reed e Bron Breakker. Ma ora è il momento dell'avversario rappresentante di Motor City Machine Guns. Eccolo qui Chris Sabin, from Detroit, Michigan, weighing in at 214 pounds, Chris Sabin, membro, come abbiamo detto, di Motor City Machine Guns, ex campioni di coppia. Ovviamente hanno vinto il titolo Chris Sabin e Alex Shelley, un titolo che però hanno perso proprio contro l'Art Business, Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs. Un titolo che è rimasto ancora alle loro vite, e ovviamente Motor City Machine Guns dopo qualche mese gli ricapita questa ghiotta occasione di tornare in lizza per le cinture. Non se la faranno perdere, però oggi sarà un 1 contro 1 e basta, che inizia ora. Bron Breakker subito, c'è da dire, una certa foga, ha iniziato molto bene il match.
Ok, rieccomi ragazzi, rieccomi. È andato a fare un attimo una cosa sempre in stanza. Beh, c'è da dire che allora per il momento il match è ovviamente più in vantaggio per un breaker, però Chris Sabin non è tanto indietro in realtà. Ora lo respinge infatti il membro dei Motor City Machine Guns. Attenzione, prova a manipolare il braccio di Bron Breakker e poi cade per entrambe le ginocchia sulla schiena a impattare. Attenzione, una sleeper hold adesso, ma Bron si libera. Attenzione qui. Partono gli schiaffi. Bron Breakker, attenzione, sta dicendo di no Bron Breakker. Dice, io me ne vado, dice perché il match, quello importante è a Night of Champion. Oggi non mi interessa di stare qui a... Attenzione a Alex Shelley, il compagno di Chris Sabin che lo riporta dentro il quadrato. Non scappa Bron Breakker. Ma attenzione qui come reagisce alla grande. Vista la situazione, una reazione abbastanza sorprendente di Bron. Doveva essere più rapido Chris Sabin a sfruttare l'assist giusto del compagno, Sì, attenzione qui, un comeback di Chris Sabin. E sgambetto, cade Bron Breakker rovinosamente. Prova qui, infatti subito lo schienamento Chris Sabin. 1, 2, no, Bron Breakker dice no. Si carica il pubblico Chris Sabin e carica anche se stesso. No, ribalta qui. Attenzione Chris Sabin. Neckbreaker incredibile alla Dolph Ziggler questa, oppure Nick Nemeth come preferite. Va a vuoto però Chris Sabin. Attenzione. Un military press slam. E infatti alla Bill Goldberg questa mossa. 2. No, Chris Sabin. Attenzione, vuole comunque chiuderla subito. Prova forse con questo salto dal paletto lui che non è uno specialista, ma comunque attenzione. Spola, shoulder block dalla terza corda e lo prende, lo carica, powerbomb. Mostra la sua forza Bron Breakker. Irish whip, shoulder block ancora, stavolta in modo tradizionale rispetto a che come prima la terza corda. Prova a svitare la testa di Chris Sabin. Attenzione, a vuoto, standing moonsault e tornado DDT, perfetta qui in springboard. Attenzione, ginocchiata da KO questa, potenzialmente almeno da KO. Attenzione, Chris Sabin lo carica sulle spalle. Questa è una mossa finale ragazzi. 1, 2. Bron dice no, c'è ancora Bron Breakker. Serie di calcioni intanto. Ricordiamo che stasera vedremo anche il debutto di The Undertaker ragazzi, che se vi ricordate è uno degli acquisti extra fatti dopo il draft. Ne abbiamo fatti 3 extra sia per la WWE che per le W. E come sempre ragazzi vi ricordo che credo non ce n'è bisogno, però ve lo ricordo che in tutti gli episodi, tutti della nostra Universe Mode, se volete sapere la card subito all'inizio andate in descrizione ovviamente, dove non solo
trovate la card, ma poi scorrendo trovate anche magari tutti i video correlati e le playlist relative, ovviamente essendo in un video di WWE 24 relative a questo, ma anche relative ad altri giochi che chiaramente portiamo sul canale e che se volete, ovviamente ragazzi, fate le richieste. Ora io porto i giochi che mi piacciono di più, ma se fate delle richieste particolari, magari il gioco mi piace, tutto il resto mi intriga, io lo porto tranquillamente sul canale là, non c'è problema. Se ha un riscontro bene, ma attenzione a questa Camel Clutch, mossa finale di Scott Steiner, lo zio di Braun, e qui cede Chris Sabin, seconda vittoria consecutiva per Braun Breaker, stavolta in singolo. Ma ricordiamo che lo scontro decisivo sarà Night of Champion, dove Braun Breaker e Bronson Reed affronteranno Al Shelley e Chris Sabin in un match valido per la number one contendership al titolo di coppia WWE. Andiamo ora al prossimo incontro a proposito di titoli di coppia, perché ora abbiamo Rey Mysterio contro Powerhouse Hobbs, proprio i messicani che si sono messi in lizza per i titoli di coppia. Avremo anche stavolta un match singolo, ricordiamo anche questo sarà un match di Night of Champion valido per il titolo appunto. E Powerhouse Hobbs e Bobby Lashley stanno facendo davvero un regno di coppia abbastanza dominante. Rey Mysterio e Dragon Lee invece sono due dei nuovi. Allora, Dragon Lee è arrivato dal draft dall'AEW, uno dei nomi magari meno in vista, però gran feeling con Rey Mysterio, infatti hanno fatto subito la coppia, il Latino War Order, e Rey Mysterio è stato uno degli acquisti extra. Lui sì, faceva parte, lo so se avete visto i video precedenti, l'avete visto, un bel periodo attivo in AEW, ma poi è andato via, non l'avete più visto, infatti, è andato in Messico, e poi però, ora, finito la stagione lì, è poi tornato in WWE, e eccolo qui, uno dei campioni di coppia, come abbiamo detto, Powerhouse Hobbs, membro dell'Art Business insieme a Bobby Lashley e MVP, il leader. Weighing in at 275 pounds, one half of the World Tag Team Champions, Powerhouse Hobbs, eccolo qui. Questo è il secondo titolo, questo che alla vita che ha vinto questa stagione. Lui non c'era fin dall'inizio, però ha già vinto il titolo degli Stati Uniti. Ora ha vinto questo titolo qua di coppia, ma era il momento dell'ingresso del suo avversario, ed eccolo qui, Rey Mysterio, che dopo l'esperienza in AEW, dopo aver concluso la stagione in CMLL, arriva qui e torna a casa sua. Rey Mysterio, ovviamente sapete, nella vita reale è un'icona della WWE, mentre in realtà nella nostra Universe Mode non è corretto dire così, perché è arrivato ora per la prima volta in WWE. Attenzione però qui, Powerhouse Hobbs non ha voluto far terminare l'ingresso di Rey Mysterio e è andato ad accoglierlo direttamente fuori dal ring. Che powerslam devastante, poi fuori dal quadrato dove fa più male. Ragazzi, la prepotenza e la cattiveria dell'Art Business non conosce limiti, che sia Powerhouse Hobbs che sia Bobby Lashley, che siano le interferenze mafiose di MVP come manager, ma insomma hanno dimostrato tra l'altro un regno di coppia abbastanza devastante, freschi della difesa contro Sami Zayn e Kevin Owens a WrestleMania. Ma vedremo se anche a Night of Champion riusciranno a difendere la cintura. Qui intanto Rey prova, bella questo tornado di DT, finalmente in offensiva. Mi sembrava un po' spaventato Rey Mysterio con le sue offensive, qualche calcettino così. Questo splash. Powerhouse Hobbs ha deciso proprio di proprio durante l'ingresso di Rey, si è proprio arrivato, non ha neanche fatto finire l'annunciatrice di di annunciare il nome di Rey, e ora il match inizia.
che chiaramente Dio ha detto che questi Street Fighter non sono entrambi sul quadrato, il match non può iniziare. Si vanta Powerhouse Hobbs qui. Ray si toglie la maglietta intanto, ma subito c'è un altro colpo da Powerhouse Hobbs. Più in palla, non so quanto abbia influito l'attacco a sorpresa durante l'ingresso, non troppo secondo me, perché comunque per le dinamiche ci sono state, però per il momento è un massacro di Powerhouse Hobbs. Il re per ora è un po' irriconoscibile, ma mai sottovalutare il maestro della 619, i 3 numeri più famosi nel wrestling. Azione a Ray. No, va a vuoto. Powerhouse Hobbs bello vispo qui. Ora può essere Mysterio contro il paletto. Ragazzi, qui sta distruggendo il messicano Powerhouse Hobbs. Attenzione, forse un superplex. No, ma ribalta Rey Mysterio in qualche modo e poi sbatte la testa Powerhouse Hobbs. Lo fa cadere, si era pronto un superplex, ma è riuscito il messicano e ora lancia fuori dal ring Powerhouse Hobbs. Però diciamo che per il momento c'è stata giusto la tornata di DDT fuori dal ring, il match non è ancora iniziato, poca roba per il momento del Mysterio in questo primo match dal suo acquisto. Attenzione qui, Bear Hug, questa è sottomissione molto anni 80, ma si libera Rey Mysterio qui, serie di gomitate, colpi, attenzione, tornato DDT, ora sì che inizia a fare sul serio Rey Mysterio, a fare danni seri, Hurricane Rana anche a Powerhouse Hobbs, calci, non gli dà un attimo di respiro ora, attenzione, però come lo prende e lo ribalta qui Powerhouse Hobbs e poi è pronto per uno splash che va a segno. Ancora, lo vuol far polpette, ma va a vuoto. Finirei. Lancia Powerhouse Hobbs al paletto, no, a vuoto ancora, ragazzi, Powerhouse Hobbs è una azione incredibile. Spinebuster Slam. 1, 2, no! C'è ancora il bolletto di San Diego. No, attenzione. Ancora con la forza dei suoi muscoli. E poi elbow drop. Attenzione, si vanta Powerhouse Hobbs, dice è arrivato il momento di chiuderla, sale sul paletto con una sorprendente agilità, sale, splashone sulla schiena, impattare e potrebbe essere la fine, ragazzi. 1, 2, no, ancora Rey Mysterio. Attenzione, si prova a ribaltare ma è troppo lento e lo riprende Powerhouse Hobbs. Ancora backbreaker. Ora forse è pronta la World Strong Slam, la mossa finale. No, attenzione, a vuoto. E poi Rey Mysterio con questo Bulldog Springboard. Buon per lui che ha evitato la mossa finale, altrimenti stavolta sarebbe stata veramente finita, soprattutto dopo essere riuscito da quelle due mosse. Attenzione Rey Mysterio con le sue tecniche da luce libre, grandissimo Rey. Però rotola fuori dal ring, Powerhouse Hobbs vuole un po' di fiato, ma Rey Mysterio è pronto di nuovo. Bronco Buster, volante. Colpisce ancora, drop bassa al volto. Non ci sta Rey Mysterio a perdere in modo, a perdere senza... però ora è andata a vuoto, ragazzi. Powerhouse Hobbs lo lancia via, si carica e lo prende. Attenzione, lo carica. Powerbomb,
Mamma mia, ma è devastante Powerhouse Hobbs. La Powerbomb l'ha proprio distrutto. E anche questa Power Slam. Lei veramente distrutto. L'arbitro è arrivato a 6 intanto. I due devono rientrare sul quadrato. Terza sbattuta contro il paletto. E mi sa che qui la vittoria per conteggio fuori non gliela toglie nessuno a Powerhouse Hobbs. È stato veramente distrutto Re Mysterio. E poi è un match di SmackDown, ragazzi, quindi ci sta. Va verso il paletto a vantarsi, infatti si vanta al conto di 10 preciso. Vittoria per Powerhouse Hobbs, ha dimostrato la sua potenza. Ma il match che conta sarà a Night of Champions. Poteva anche schienarlo volendo, ma si è lasciato forse il gusto per il loro match valido per il titolo di coppia. E insomma ne vedremo delle belle a Night of Champions. Vedremo se Powerhouse Hobbs e Bobby Lashley difenderanno ancora le cinture dall'assalto di Re Mysterio e Dragon Lee. Certo Re Mysterio ha subito molti danni e Night of Champions è proprio dietro l'angolo. Infatti sarà il primo episodio, il prossimo episodio, scusate. Ogni tanto so come mai ma mi intrippo le parole. Mi sa che è uno di quei giorni oggi. Andiamo avanti però col prossimo incontro. Kairi Sane contro Shayna Baszler. Ricordiamolo, Kairi Sane campionessa degli Stati Uniti femminile, ha vinto a WrestleMania, se vi ricordate bene. È forse in un inizio di, diciamo in un inizio di rivalità con Bayley, che comunque quando ha saputo di essere la number one contender ha iniziato un po', non è che sia entrato molto nel vivo, però chissà che non entri magari in gioco oggi in questo match contro Shayna Baszler. Kairi Sane, match non valido per il titolo degli Stati Uniti, che verrà difeso proprio a Night of Champion, ovviamente contro Bayley. Ecco qui che entra però la campionessa, la nipponica Kairi Sane. The following contest is scheduled for one fall, making her way to the ring from Yamaguchi, Japan, the WWE Women's United States Champion, Kairi Sane. E ecco la Kairi Sane con tutto il suo stile, tutta la sua classe che la contraddistingue, ragazzi. Vedete alla vita il titolo femminile degli Stati Uniti nella versione della mia Universe Mode. E la vedremo dopo aver sconfitto Bayley in un match non valido per il titolo, un match un po' di... No, scusatemi, mi sono confuso. Ha sconfitto Lita nella scorsa puntata, anche se c'è stato l'intervento di Asuka, se vi ricordate, a pestare durante l'ingresso. Ma eccola qui Shayna Baszler. From Sioux Falls, South Dakota, the Queen of Space, Shayna Baszler. Shayna Baszler, eccola qui, ex campionessa di coppia femminile quando c'erano ancora i titoli di coppia qui in WWE per gran parte della scorsa stagione. Poi l'abbiamo resi vacanti e inattivi. Mi ricordate, abbiamo anche un po' rifatto il roster puntando più sull'individualità e abbiamo appunto introdotto anche il titolo secondario, perché non c'era fino né per gran parte della stagione precedente. E qui abbiamo una Shayna molto carica, si mette il paradenti, è pronto a fare a botte, butta il suo asciugamano fuori dal ring ed è pronta a fare mazzate in questo match non valido per il titolo degli Stati Uniti. Comunque ricordiamolo, perché non abbiamo detto che è stata campionessa con Tony Stark, ora non fa, cioè no, in realtà fa ancora parte, se non sbaglio, della WWE.
Non me lo ricordo. Sì, perché in realtà in teoria l'unica coppia che abbiamo lasciato è stata quella. Poi le abbiamo un po' azzoppate tutte, anche perché non essendoci più il titolo di categoria. Comunque Kairi Sane sta iniziando molto bene contro Shayna Baszler. Certamente vittorie e prestazioni completamente diverse. È vero che Shayna è riuscita a vincere il titolo di coppia a Zoey Stark, ma è durato pochissimo. Tra l'altro ho perso proprio contro le Kabuki Warriors. Sì. Poco prima di Wrestle Dynasty, il pay per view che vi accennavo prima, che abbiamo fatto insieme alle WWE, il CMLL, New Japan Bara Stardom. Bello che sono Lionsault. Beh, un gran vantaggio di Sane. Attenzione, colpisce con una serie di colpi. Ricordiamo le abilità nelle arti marziali miste di Shayna Baszler, ex lottatrice di MMA. Ora Kairi Sane, attenzione, ha provato il mist, se avete visto, è la sostanza blu, ma Shayna Baszler ha evitato il tutto. Buon per Kairi Sane. Attenzione, prende un candlestick. Shayna ora, ottimo momento. Ho parlato troppo presto, infatti. Lanciata verso il tavolo di commento, impatta violentemente. Ancora subisce. Ragazzi, troppo di un'altra pasta di Sane oggi contro Shayna Baszler. Questa gli ha fatto male, ragazzi. Poi dal ring, come ricordo sempre io, dove fa più male. Attenzione, prende un oggetto. Vediamo un match senza squalifica questo. Infatti per questo è che di Sane ha potuto usare il mist prima, ma è andato a vuoto. E dopo questo colpo di candlestick, proprio lo schienamento. 1, 2. Questo doveva dare qualche altro colpo in più. Kairi Sane che si aspettava la chiusura. Attenzione però qui, perché è tutto pronto per un insane elbow. E eccolo, a vuoto. E Shayna risponde pronta. No, Kairi riesce dopo poco a ribaltare sempre l'iniziativa di Shayna. E prima che Shayna riesce a riprendere, che spettacolo, prima che Shayna riesce a riprendere la via giusta. Calcio di Shayna Baszler. Head sweep. Che mossa bella. Tuttavia purtroppo ha avuto pochi momenti per far male. E sinceramente a parer mio non ha accusato le mosse giuste. Doveva usare le mosse un po' più potenti di sollevamento, per fare quanti più danni possibili in meno tempo. Infatti Kairi Sane è ancora abbastanza fresca. Una sorta di destino. La mossa finale di Tetsuya Naito, attuale campione indiscusso da WWE, che ricordiamo sarà nel main event contro il Ring General Gunther a WWE Night of Champion, che sarà il nostro prossimo appuntamento. Ora finiamo SmackDown, portiamo Collision subito dopo e poi avremo Night of Champion. Attenzione, questa mossa di sottomissione e vince Kairi Sane, cede per sottomissione Shayna Baszler. Bella vittoria per Kairi Sane. Che sta rendendo un buon lustro al titolo degli Stati Uniti. Vedremo se riuscirà a difendere la cintura contro Bayley a Night of Champion. E ora è il momento però del main event di questa puntata di WWE SmackDown, perché avremo il debutto
di uno degli acquisti più attesi, che ancora non aveva debuttato dal draft. Tanto puntata del draft, che se non avete visto vi consiglio di andare a recuperare, la trovate nella playlist di questa stagione, ovvero 2025-2026, e avrà il main event come debutto contro AJ Styles di Undertaker, ragazzi, una leggenda assoluta che ora farà parte attivamente del roster, vero e proprio debutto per lui. Qui uno dei più grandi nomi che sono arrivati dalle aggiunte dal draft, che in realtà lui non è stato draftato, ma vi ricordo abbiamo fatto 3 acquisti bonus che non facevano parte della federazione concorrente, diciamo, con cui abbiamo fatto gli scambi, cioè WWE. Abbiamo fatto 3 acquisti extra e uno di questi è proprio di Undertaker, ragazzi, che è arrivato insieme a Re Mysterio e Io Sky. Eccolo qui Undertaker che ma viene attaccato da Malachi Black così dal nulla, ragazzi. Il suo ingresso meraviglioso è stato rovinato perché è arrivato Malachi Black e continua a attaccare Undertaker. Ragazzi, una roba tra oscuri. Certo, gran coraggio da parte di Malachi Black andare ad attaccare proprio di Undertaker, e c'è Styles ringrazia, dice vabbè, è un vantaggio che mi prendo volentieri. Undertaker ora si rialza, ma dovremo scoprire un po'. Qui c'è Styles, sbaglia completamente i tempi e tutto il resto. Undertaker sale sul quadrato e aspetta con tranquillità il suo avversario. C'è l'attacco di Malachi Black e rischia di... non si sa in realtà come e perché. Certo, 2 tipi oscuri come loro, conoscendo Malachi Black, probabilmente vuole affermare il dominio sulle forze oscure. Sono chiaramente una costante dei 2 personaggi, di Undertaker e di Malachi Black. Vedremo come andrà avanti. Certo, però andiamo a parlare del match, perché sennò rischiamo di stare a domandarci come mai Malachi Black è arrivato oppure no ad attaccare il The Phenom Undertaker. E qui abbiamo un main event di SmackDown da raccontare con AJ Styles e Undertaker, quindi in grande qualità. Qui però qui l'arbitro sinceramente non l'ho capito. Non ho capito cosa ha fatto, perché non ha contato. Ma vabbè. Spero che non si sia buggato l'arbitro. No, si muove in realtà, quindi ok. Vabbè, c'era lo schieramento, non ha deciso di non contare. Ok. Anzi, per il momento Undertaker in difficoltà contro The Phenomenal One AJ Styles, anche se ora ha ripreso l'offensiva. Certo, l'attacco all'inizio all'improvviso ha fatto dei danni seri e soprattutto ha proprio destabilizzato e deconcentrato Undertaker, che quindi deve lottare anche contro questo gap, contro uno come AJ Styles. Cioè, attenzione sul paletto, la rarità per lui, ma che leg drop, che schienamento dalla terza corda. Sono 2? È andata a vuoto qui Undertaker con il suo volo. Comunque interferenza o meno all'inizio che ha avvantaggiato AJ Styles di Malachi Black, direi che per un momento è davvero un buon match, ma noi non avevamo dubbi. Questo debutto di Undertaker se ne prende colpito. Ricordiamolo, ex campione intercontinentale AJ Styles, che la scorsa stagione, attenzione, lo prende, suplex
attenzione, dice di no Undertaker. Lo porta. No, prima di portarlo. Ragazzi, davvero un buon incontro tra i due. Brainbuster su di Undertaker. Subisce questo frangente il The Phenom. Attenzione, lo prende. Neckbreaker. Ma Undertaker è già in piedi. Big boot a vuoto qui però. Attenzione, lo prende con una presa di sottomissione. Potrebbe essere finita per Undertaker. No, ha toccato le corde invece. Quindi niente da fare. Poteva attenzione, è pronto per un phenomenal Forearm Smash. Eccolo, a segno. La mossa finale potrebbe essere la fine per The Undertaker. 1, 2, no, resiste. Attenzione, parte ancora, vola ma va a vuoto. Lanciato, spallata. Attenzione, lo prende. È pronto per la Thompson Pile Driver. 1, 2. Che main event ragazzi oggi di WWE SmackDown tra The Undertaker e AJ Styles. Uno scontro tra il Phenom e il Phenomenal One. Attenzione, fa il segno che a breve la vuole chiudere. Undertaker vola, che volo di Taker. Boom. Attenzione ancora, infierisce con che furia. Però AJ Styles c'è ragazzi. E come se c'è. Match che potrebbe venire in qualsiasi modo ragazzi qui tra Undertaker e AJ Styles. Attenzione qui. Potrebbe essere la fine con questa mossa improvvisa di Undertaker. 2. No, AJ dice no. Attenzione, forse è pronta una Thompson Pile Driver. Lo carica e va a segno. Ma AJ è in piedi. AJ è in piedi. Attenzione qui. No, evita la Style Clash Undertaker. Che match. E ricordo, non è andato da nessuna parte dopo la fine di questo match, perché abbiamo la puntata di Collision e 3 e Undertaker vince al debutto. Ecco che è ritornato. Ricordo che all'inizio l'entrata di Undertaker è stata interrotta proprio da Malachi Black, che ora giustamente si fa rivedere. Qui volano insulti, quindi non finisce bene. No, i due sono sempre più vicini. E beh ragazzi, direi che la faccenda si fa scontata. Ecco gli schianti tra i due, tra Malachi Black e tra Undertaker. E infatti sanciamo ora ufficialmente un match aggiuntivo per WWE Night of Champion, The Undertaker contro Malachi Black. Chi sarà il vero padrone delle forze oscure lo scopriremo a WWE Night of Champions insieme a tutti gli altri match che abbiamo. E quindi allora ragazzi, è stata una puntata di SmackDown decisamente piacevole secondo me. Ora abbiamo finito l'ultima puntata targata da WWE prima del pay per view Night of Champion, e adesso è il momento di portare la puntata di Collision, che sarà un po' più corta. Facciamo un po' per compensare che il Raw l'abbiamo fatto un po' più corto e Dynamite un po' più lungo per l'Open Heart Tournament, e quindi qui mettiamo 4 incontri che, allora, fammi vedere un attimo una cosa,
Allora, questo ci doveva essere perché va bene. Poi direi anche questo. Ok, allora pizza match. Si sa perché Darby Allin con va bene. Sì, 2 contro 2. Perché ragazzi, vi dobbiamo far debuttare una nuova wrestler, signori, e far vedere anche una nuova coppia, perché vi annuncio che sto creando una divisione tag team in AEW, anzi l'ho già creata, signori belli, e vi dico che la strada sarà andare per i titoli di coppia dell'All Elite Wrestling, perché ho fatto un'ottima, almeno per il momento, formazione tag team. Abbiamo un bel roster con l'aggiunta anche di Statlander e tutti i resto, ce lo possiamo permettere, ok? E direi che questo è il perfetto inizio. No, devo modificare solo, perché vi voglio fare iniziare col botto, raga. Voglio difendere il titolo della Ring of Honor, ok, di Eddie Kingston. Vi faccio subito una ricerca velocissima, ma no, ce l'ho di già, ok, l'avversario. E iniziamo con Eddie Kingston contro Claudio Castagnoli, match valido per il titolo. Sì, gli diamo manager pack, come sapete loro fanno parte. Match valido per il titolo. Sì, iniziamo così l'opener, vai, perché è da quando è iniziata la nostra stagione non facciamo una Ring of Honor, vabbè, sono pochissime puntate, quindi comunque va bene. E iniziamo ragazzi. Quindi dicevo, insomma, puntate della Ring of Honor, siamo ancora un po', diciamo, all'inizio. Ora per la prima volta stiamo portando, tanto sono poche puntate. Quante sono state, ragazzi? 5 della nuova stagione, quindi siamo proprio, ora riporteremo anche la Ring of Honor. Quindi Eddie Kingston è un po' che non difende la cintura, effettivamente non troppo, prima di essere bene a difesa, sì, quando abbiamo fatto il pay per view della Ring of Honor. Non mi ricordo se poi l'ha difesa più avanti, però insomma facciamo una bella difesa qui a Collision. Ah già, Revolution hanno difeso tutti e due i titoli. Tanto pay per view che vi consiglio di andare a recuperare, se non l'avete fatto lo trovate nella best of 2024-2025, ovviamente la playlist, ok, dedicata a tutto il meglio della stagione scorsa, tutti i pay per view, tutte le puntate speciali e una selezione delle puntate settimanali, quindi Raw, SmackDown, Dynamite, qualche puntata di Ring of Honor. Ma iniziamo con questo opener valido per il titolo della Ring of Honor. Ed ecco che entrano Claudio Castagnoli e Pac, i Death Raiders. Ricordiamo che il cambio di denominazione è da Shield a Death Raiders, il gruppo di Jon Moxley. E ragazzi, chiaramente lotterà Castagnoli oggi, non Pac, però ovviamente Pac è arrivata a dare una mano, almeno a bordo ring, in un'occasione come questa, un match isolato contro Eddie Kingston. Più avanti avremo lo stesso Pac contro Kyle Fletcher, il campione TNT, un match non valido per il titolo TNT. Poi avremo il match di coppia, vi dicevo prima, la formazione della divisione tag team. Poi a breve vedremo quando portare il titolo che ho già pronto, raga, ve lo dico. Ma intanto eccolo qui, Eddie Kingston, il campione della Ring of Honor, il Mad King Eddie Kingston. Prima di mettere in palio il titolo di coppia vacante farò qualche scontro tra coppie e poi aspetterò un momento importante, anzi il prossimo pay per view a Full Gear. Quindi ragazzi, aggiungiamo subito un altro match
a Full Gear, ok? Dopo la finale, dopo le due finali dell'Owen Hart Tournament che ci saranno a Full Gear, quella maschile e quella femminile, dopo Toni Storm contro Mariah May, un match valido per il titolo mondiale femminile, ok? Per ora abbiamo questi 3 incontri, aggiungiamo anche il quarto, ovvero un Fatal 4-Way, ve lo dico ora, Tag Team Match Elimination, quindi eliminazione, valido per i vacanti titoli di coppia femminili dell'All Elite Wrestling, e le coppie le vedrete, intanto 2 le vedete già oggi, nel prossimo incontro, Christian Ledder, Willow Nightingale e Billy Staxiatina, ma vanno alle ciance, non è ancora il tempo, e pensiamo a questo match, Open Air di Collision. Claudio Castagnoli contro Eddie Kingston, match valido per il titolo della Ring of Honor. Guarda la cintura Eddie Kingston, la cintura della Ring of Honor, e dalla ora cioè ve l'ho detto, prossimamente ci mettiamo per bene e le facciamo partire anche, facciamo anche puntate della Ring of Honor, ma anche dopo Night of Champion, roba in fretta, che di solito la portavamo insieme a SmackDown e a Collision, oppure se avevamo un po' di tempo in più da buttare, ok, la portavamo dopo Dynamite, quindi prima di Roma. Iniziamo ora, Eddie Kingston contro Claudio Castagnoli, match valido per il titolo della Ring of Honor. Per il momento sta attaccando forte Claudio Castagnoli. Ricordiamo un titolo, ricordiamo un po' su questa stagione, più o meno a metà, anzi senza più o meno, a metà stagione abbiamo lanciato Ring of Honor. La prima, qualche puntata c'è ancora al meglio, tipo la prima puntata, qualche puntata valida per, c'era qualche puntata valida per i titoli, quindi se vi interessa date un po', dare un'occhiata nel best of, vedere un po' di Ring of Honor, perché a brevissimo riparte. E un po' di storia dei titoli. Attenzione, Pac sta distraendo Eddie Kingston. Claudio Castagnoli però non ne approfitta, preferisce vantarsi. Ma ora ne ha approfittato infatti. La scorrettezza di Pac, si sa, i due sono una coppia delinquente insieme a John Moxley, il leader. Comunque abbiamo fatto un torneino, se vi ricordate, vinto da Penta il Zero Miedo, e poi questo titolo è stato perso proprio contro Eddie Kingston, mentre nel versante femminile Sam Perez è stata la prima campionessa, poi l'ha vinto Willow Nightingale e successivamente l'ha vinto Athena, ok? Tanta attenzione a Eddie Kingston qui, evita uno dei colpi da KO di Eddie Kingston, lui si ispira a, diciamo, dei wrestler che hanno fatto gloria allo strong style giapponese in un certo periodo, tipo Misawa e Kawada. E 3, attenzione, ma come ha vinto Eddie Kingston? Non me l'aspettavo così, eppure ha vinto. Ma è stato squasciato forse Claudio Castagnoli? Comunque vittoria per Claudio Castagnoli, che è ancora campione della Ring of Honor. Ma proprio vedere quanto è durato questo match, perché non me l'aspettavo una chiusura di questo tipo. Però ok che Eddie Kingston colpisce forte, ma veramente sorpresissimo Castagnoli, cioè è durato un niente sto match. E aveva iniziato anche bene Claudio, ma poco importa, perché Eddie Kingston ha vinto
alla facciaccia di Pac e di Castagnoli. Quindi andiamo ora al prossimo incontro. Ecco qui, vediamo, abbiamo il primo match di coppia di una serie che poi vedremo anche al Collision con gli altri team. Abbiamo un altro team pronto ancora, vedremo se portarla a Dynamite o al Collision prossimo. E poi i team collideranno, ok, nel Fatal 4-Way Elimination, che ci sarà Full Gear, quarto incontro, quindi poi scopriremo quali saranno gli altri. Tra l'altro ricordo che nella prossima puntata di Dynamite andremo anche forse a chiudere il discorso che abbiamo lasciato in sospeso dalla puntata speciale AEW Blood and Guts, che trovate nella playlist di questa stagione. È stato l'ultimo evento, diciamo, non proprio per view, però quasi, dell'Elite Wrestling, il primo di questa stagione nuova. E purtroppo in un match più atteso è finito con un deludentissimo conteggio fuori dopo neanche tanto di match, e questo è il problema. E quindi ve l'avevo detto che in qualche modo portavamo avanti e magari la univamo ad altre storie, vediamo per il momento. Però vi dico, cioè, ci sarà lo scontro, la ripetizione, il rematch, ok, a Dynamite tra Kenny Omega e Will Ospreay. Però ora qui siamo a Collision e abbiamo, ripeto, una nuova strada nel nostro universo mode, infatti il titolo femminile di coppia dell'Elite Wrestling, e abbiamo un primo match di coppia con il debutto tra l'altro di Kris Statlander. Dall'altra parte le Minions, Athena e Billie Starkz, hanno iniziato da avversarie. Grande match, il main event di Raw Final Battle, ok, dove c'è stata Athena, Billie Starkz. Trovate anche quello perché quello è stato un evento che ho lasciato, ok, nel best of 2024-2025. E qui abbiamo Willow Nightingale e Kris Statlander, grandi amiche. Debutto ora per Kris Statlander, mentre Willow Nightingale, grande percorso il suo, anche il grande match che ha fatto ultimamente contro Mariah May, la campionessa, ma poi a pezzo. Partecipato anche all'Owen Hart Tournament femminile nel match a 3, ok, ma che comprendeva anche Jamie Hayter e Stephanie Vaquer, la primera. Ma niente da fare per Willow Nightingale. Le due sono pronte, aspettiamo le avversarie. Come dicevo, da avversarie a compagne, anzi forse allieve maestra, Athena e Billie Starkz, The Minions, come si chiamano loro. E eccole qua, Billie Starkz e Athena, la campionessa della Ring of Honor. Vedremo delle belle. Spero di aver messo un Tornado Tag Team Match, perché spero di averlo messo Tornado Tag Team Match, non me lo ricordo. Nel caso, vabbè, ce lo gusteremo uguale. Però io adoro il Tornado Tag Team Match in questo show, e poi lo sapete, raga, se mi seguite, non mi piace troppo il sistema di che a un certo punto loro arrivano all'infinito, i compagni che stanno dall'altra parte e interrompano 15 schieramenti decisivi, cioè con l'altro che non fa niente, sta lì a guardare. Insomma, un'intelligenza artificiale un po' rivedibile, ecco perché non li metto. Però tolte queste cose, banda alle ciance, Athena e Billie Starkz sono qui e vedremo in questo match di coppia Kris Statlander e Willow Nightingale contro Athena e Billie Starkz. Ecco, avevo messo il match di coppia. Va bene ragazzi, dai, iniziamo. Qui iniziano Willow Nightingale e Billie Starkz. Gran percorso, vedete, questo è tutto la Ring of Honor, l'avevo detto io, ragazzi. Ring of Honor sono i nomi meno interessanti e magari le new entry che ancora non vanno nei AEW, però ci fanno percorsi della gente interessante. Infatti guardate come Athena, Billie Starkz e Willow Nightingale, prima Willow Nightingale, però vedete come tutte queste sono arrivate qui e stanno lottando da Collision, fanno parte attiva del roster ancora della Ring of Honor, chiaramente, però. E anche Willow Nightingale è venuta fuori da lì. Sono i Billie Starkz, H. Chris, beh,
Benvenuta in AEW, Kris Statlander. Tanto conto di 5 qui. Stavolta Chris ha capito e gli dà un bel cartone. E è tornato anche Willow sulla giovanissima Billie Starkz. Azione lo schienamento. Anche uno. Tra l'altro, se non sbaglio, questo è il debutto in un Elite Wrestling per Billie Starkz. Non ricordo se gli avevamo già fatto fare un incontro, ma no, non gli abbiamo fatto fare. Ha fatto il percorso di Ring of Honor contro Athena. Ora sono diventate amiche, ha provato a diventare campionessa, ma Athena è stata più forte. Gran match quello, tra l'altro, trovate nell'unico evento pay per view della Ring of Honor. C'erano anche titoli di coppia in palio, match valido per i titoli di coppia e AEW anche, tanto per potenziare la card. Parte Billy. Wow, bella questa mossa di Billie Starkz. A vuoto qui però. Billie Starkz aveva rimosso la protezione dal cuscinetto, ma Willow ce l'ha gettata contro. Si è ritorta contro la situazione. Serie di ginocchiate. Ora Billie Starkz va a dare il cambio alla sua Athena, la sua mentore. Colpisce Willow Nightingale. Fa vedere un po' come si picchia Willow, la campionessa della Ring of Honor. Attenzione, Athena. Va a attaccare anche Kris Statlander. E ecco come la stende. Attenzione a Willow dietro. Il crossbody di Willow. Si è distratta sbagliando, secondo me, Athena. Neckbreaker. Si è lanciata e ha chiesto il tag e se l'è preso. Entra Kris Statlander, però viene colpita da Billie Starkz. E vedremo cosa saprà fare Kris. Una mossa di potenza di Kris Statlander. Bella mossa combinata. Billie Starkz dovrebbe dare il cambio perché ha subito veramente una fraccata di danni la giovane Billie. Fa lo schienamento invece. 1, 2, no, dice di no. Dal cambio Athena, entra Athena Palmer a vuoto. No, a vuoto anche questo. Ma Athena c'è. Una code breaker. Prova ora lo schienamento. 1,
Sì. Attenzione, mossa combinata. Respinge però. Qui lo c'è. Oh, bella evitata questa di Billy Starks, come ha schivato. Attenzione, la solleva. Oh, potrebbe essere finita qui. Ma Athena entra e interrompe lo schienamento. Attenzione, prende Willow, prende Athena. Attenzione, un Tres Amigos alla Eddie Guerrero, alla Latino Hit, Eddie Guerrero. Tres Amigos. Poi attenzione, prende Billy Starks. No, Billy dice no. Tina è suonata fuori dal ring, ma è in piedi. Mossa di Billy. Se ne sale sulla terza corda Billy Starks. E vola! Ma che mossa! La stessa mossa di Athena. Grandissima, grandissima. Grande esecuzione. Sta assimilando tanto ad Athena Billy Starks. Ok. Diciamo una top rope stunner, Sì, senza dubbio. Attenzione, giustamente Chris Statlander ha reso il favore perché prima c'è stata l'interferenza di Athena, interrompe lo schienamento. Ora però una Willow che dovrebbe dare il cambio a Chris perché è veramente alla frutta. Ecco che ribalta. Dovrebbe dare il cambio, invece vuole attaccare Willow ma sbaglia completamente. Era una buona occasione. Attenzione qui, Irish Whip, ribalta però. Prova qui. 1, 2, 3. Vincono Athena e Billy Starks, sconfitte Chris Statlander e Willow Nightingale. Così inizia l'era che poi porterà a Full Gear a decidere nell'elimination match chi sarà la coppia, prima campionessa di coppia femminile dell'Elite Wrestling. Ho fatto anche una bella cintura, ragazzi, spero che vi piacerà. Però bando alle ciance. Andiamo al prossimo incontro. Kyle Fletcher, qui avevo detto, contro Pac. Un Kyle Fletcher che, se vi siete persi qualcosa, è diventato di recente campione. Puntata di Dynamite, mi sembra quella dopo il draft, se non sbaglio. Comunque si parla comunque di questa stagione qua. Sconfiggendo Jay White, diventando nuovo campione TNT. Pac però si vuol mettere sulla strada di Kyle Fletcher e vedremo cosa succederà. Ci aspetta un bel match tra due rappresentanti di due stable che ultimamente, i Death Riders hanno fatto la loro dominanza su questa stagione con il punto massimo Moxley che diventa campione e Pac e Castagnoli campioni di coppia anche. Ovviamente Moxley intendevo campione del mondo dell'Elite Wrestling. Quindi una stable che cerca di ritornare su. In realtà la sconfitta di Moxley a WrestleMania nel match a 3 valido per il titolo mondiale, la sconfitta anche nell'Owen Hart Tournament, attenzione, mancanza di rispetto di Pac, che Kyle Fletcher risponde con uno schiaffo. È un bel inizio questo match, c'è da dire, animi caldi. Insomma, la sconfitta di Moxley, dicevo nel match a 3 di WrestleMania, valida per il titolo mondiale che poteva vincere. La sconfitta contro Sami Zayn nel
nei quarti di finale dell'Open Heart Tournament che trovate nella puntata precedente, che abbiamo iniziato l'Open Heart Tournament, sapete abbiamo fatto i primi 2 match, li abbiamo fatti ai W Blood and Guts. Gli altri, ovviamente parlo di quella maschile e quello femminile, ottima mossa di Pac, l'abbiamo fatta a Dynamite, l'ultimo Dynamite prima di questa puntata, e avendo perso quel match contro Sami Zayn, quindi è uscito fuori dal torneo. Castagnoli ha perso oggi contro Eddie Kingston in maniera abbastanza, a parer mio, cioè, veramente rapida, lampo, poteva diventare campione della Ring of Honor, invece ha perso proprio di brutto contro Eddie Kingston. E ora c'è Pac che deve è tutto su di lui. Dall'altra parte invece la Don Callis Family, abbiamo un Takeshita che ha passato un turno, Fletcher campione TNT, quindi insomma siamo proprio all'opposto. Tra l'altro ricordiamocelo di questo Omega che ancora non si è capito, però sembrerebbe che anche lui è entrato nella Don Callis Family, con tutta la storia che c'è stata con Don Callis che piano piano ha messo il seme e ha fatto piantare l'albero della cupidigia nel cuore di Kenny Omega, del cleaner Kenny Omega. E quindi c'è, insomma, abbiamo 2 situazioni diverse. Intanto però per il momento questo match è iniziato veramente a bomba tra Pac e Kyle Fletcher. Main event invece, Roderick Strong contro Nick Jackson. Sì, perché l'Undisputed Kingdom ha rimesso gli occhi sui titoli di coppia, questa volta con una formazione diversa, perché se vi ricordate la prima volta c'era solo Adam Cole e Roderick Strong che hanno vinto i titoli di coppia, che poi hanno perso tra l'altro proprio contro Kyle Fletcher e Takeshita. E niente, adesso invece Undisputed Kingdom è diventato un trio con l'arrivo di Kyle O'Reilly, come sapete. Quindi Adam Cole è andato per la strada singola, comunque avendo già vinto il titolo di coppia, e la nuova formazione è diventata, diciamo, quella lì per i titoli, Roderick Strong e Kyle O'Reilly. Quindi un bel trio l'Undisputed Kingdom. C'è un bel po' di materiale fresco, anche grazie al draft, insomma, qui. E anche in WWE, ragazzi, ricordatevi questo appuntamento Night Champion, voglio dire. Comunque bel match, bel inizio davvero. Contro mossa, vedi Fletcher. Tra l'altro le aggiunte femminili non finiscano qui, perché sapete cosa? Vai, match a sorpresa, vai, ve ne regalo un altro. Sì, vai, vi regalo un altro match proprio qui in live. Main event, vai, lo mettiamo e facciamo debuttare la nuova aggiunta nel roster femminile, che è diventato sempre più... Adesso è strutturato veramente benissimo l'AEW, ci può dire, molto meglio dell'anno scorso, e comunque avevo portato cose belle, interessanti, quindi era strutturata bene, però adesso ancora meglio, ancora più varietà, anche in WWE, cioè abbiamo fatto, vedremo una bella stagione, e ci sarà il debutto di Thunder Rosa, la mera, ve lo dico. Contro chi? Chiedete voi? Motiviamo il main event aggiungendo anche un Extreme Rules, vai, ci si fa prendere bene, così, sì, proprio così. Thunder Rosa vs Britt Baker, vai. Vi va bene Britt Baker? Ma sì, perché no?
Tanto qui ragazzi siamo al conto di 8 e io sinceramente sì, cioè non voglio che finisca per conto di giù fuori perché è un bel match. Quindi prendo Pac perché Kyle Fletcher sta rientrando, lo vedo. Oh vai, ci siamo. Lo dovevo fare, se no quello chissà come si impanicava e finiva a 10 qui. Attenzione qui, scambio di cortesie, Ma che bel match qui tra Pac e Kyle Fletcher. Forse si meritava al main event, chissà. Quindi gireremo al debutto della Mera Thunder Rosa contro Britt Baker. Una Britt Baker che tra l'altro sarà una delle protagoniste della nuova via dei titoli di coppia femminili. Oh, ma che big boot, sanguina anche. Il Fletcher potrebbe essere vicino alla chiusa. Se ne lo prende. Tombstone Pile Driver. Potrebbe essere la fine, la pietra tombale. 2. Dice di no Pac. The Bastard Pac. Serie di calci al viso. Altro Tombstone. Dai, qui è finita. No break. Non avevo visto effettivamente il piedino. Sì, il piedino che in teoria sarebbe sulla corda, ma diciamo che era fuori dal ring, mettiamola così, quindi calcione qui. Fletcher però in un momento fantastico. Scarica adesso Fletcher. Corre Kyle. Attenzione, evita Pac qui. No, ma non è abbastanza veloce per prendere l'iniziativa. Attenzione. Dice di no, Ed Scissor. Attenzione. Suplex. Kyle Fletcher. Ma Pac è pronto? È pronto a volare addosso. Attenzione. Rialza Fletcher e vola. Fantastica questa. Un'altra bellissima Ed Scissor. Attenzione Pac. Attenzione, prova a sottometterlo ora, ma fuori dal ring non vale. Tuttavia fa gravi danni a Fletcher. Cede, vedete come Fletcher, ma non vale, ripeto. Giustamente cede Fletcher. Viene qui, prova a riprendere. Ci sente, dice, voglio chiudere questo incontro. Sbaglia proprio Pac a mettersi in quella posizione, non si sa perché. Colpisce ancora. Grande match davvero tra Pac e Kyle Fletcher, la furia di Fletcher, ma ora Pac. Attenzione. Poco reattivo Kyle Fletcher, ma fantastica mossa di Pac. Attenzione, comeback. Sgambetto fantastico ragazzi. Ora prova lo schienamento. 1, 2, 3. Bella vittoria di Pac. Questo match non valido per il titolo TNT e io direi che si è candidato in maniera aggressiva a questo titolo. E anzi ve lo dico già ora che vedremo Pac contro Kyle Fletcher. Questa possibilità che si è guadagnato al prossimo pay-per-view Full Gear, match valido per il titolo TNT questa volta. Quindi direi che una prima puntata di SmackDown e di Collision che ha aggiunto abbastanza narrativa per il momento. Ma ora andiamo avanti e anzi aspettate, aggiungiamo il match perché sennò poi dopo me lo dimentico. Ok, ecco, Extreme Rules match, tanto per
aggiungere qualcosa al debutto della mera Thunder Rosa contro Britt Baker. Sì, sì. Britt Baker contro Thunder Rosa, il debutto della mera, eccola qui. E ci siamo. Ora abbiamo aggiunto l'Extreme Rules. Torniamo ora al penultimo match. Sì, ho fatto bene ad aggiungerlo perché tra cose che dovevano essere più lunghe e poi sono state tagliate e tutto il resto abbiamo tempo, dai, per portare anche Thunder Rosa contro la dottoressa Britt Baker. Ma andiamo ora a Nick Jackson degli Young Bucks, campioni di coppia della All Elite Wrestling, 2 volte campioni di coppia. The following contest is scheduled Eccolo qui Nick Jackson. making his way to the ring, representing the Mega Bucks from California, weighing in at 172 pounds, one half of the All-Star World Tag Team Champions, Nick Jackson. And his opponent, representing the United Kingdom from Tampa, Florida, weighing in at 200 pounds, Rogers Rick Storm! E ecco anche Roderick Strong della Undisputed Kingdom. Ricordiamo, ovviamente ci sarà il match tra gli Young Bucks, Matt e Nick Jackson, e Roderick Strong e Kyle O'Reilly per il titolo di coppia dello Elite Wrestling a Full Gear. Quindi abbiamo ancora subito un altro match, una card abbastanza piena, cioè, per dire,
E attenzione, lo scontro. Che impazza tra questi due. Mi sa che rivediamo un'altra cosa come prima. Qui. Però attenzione. Nick Jackson che si allontana. E però c'è Kyle O'Reilly, eccolo qui, il compagno di Roderick Strong dall'Undisputed Kingdom che ributta il Bucks e attacca Roderick Strong. È stato grossamente in vantaggio per il momento Roderick Strong, ma mai dire mai. Attenzione qui. È il super kick con il quale di solito chiude le contese i membri degli Young Bucks. No, Roderick dice no. Beh, qui ci siamo ancora.
E 3 vittoria degli Young Bucks, scusatemi, di Nick Jackson, che porta un punto in più in questa rivalità accennata Here's your winner, Nick Jackson. con United Kingdom. Non finirà qui, scusate se sono stato un pochino, però avevo un attimo una situazione da sbrigare mentre seguivo il match. Andiamo avanti, ragazzi. E andiamo al main event, ragazzi. Come vi ho detto, il debutto di Thunder Rosa, la Mera Mera contro Britt Baker, è un Extreme Rules Match main event di AEW Collision. The following contest is an Extreme Rules match. E eccola qui la dottoressa Britt Baker From Pittsburgh, in Pennsylvania. questo Extreme Rules. Dr. Britt Baker. E eccola qui. Ma come dei superstar? Ma che nome brutto. Vai, lo modificherò. Comunque Thunder Rosa è qui, la Mera Mera. Questo non si può fare. Certo si potevano anche impegnare un po' di più, chi ha fatto l'annuncio, chi ha creato il personaggio nella Unity Creation. Ma va bene così, ecco la Thunder Rosa, che è carichissima per il suo match di debutto qui in AEW contro Britt Baker in questo Extreme Rules match che abbiamo aggiunto completamente all'ultimo e soprattutto a caso, ma va bene così, è prontissima col suo stile la Mera Mera e siamo pronti anche noi per questo main event di AEW Collision. Poi ricordiamo il prossimo appuntamento dedicato esclusivamente a AEW Night of Champion, il pay per view prossimo targato WWE. Tanto inizia in maniera fantastica la Mera Mera. Attacca di brutto, ma Britt Baker ha qualcosa da ridire.
colpisce Thunder Rosa Britt Baker. Ora ovviamente la reazione che ci voleva, che non poteva mancare dalla dottoressa. Lancia Thunder Rosa, super kick. Direi un buon inizio di incontro tra Britt Baker e Thunder Rosa. Ricordiamo Extreme Rules match, quindi non ci sono squalifiche, anzi attendiamo. Ecco, brava Thunder Rosa, qualcuno prende un oggetto, una scala, attenzione, non va per il sottile Thunder Rosa e la schianta addosso a Britt Baker. E la lancia anche con tale violenza e veemenza la mera Thunder Rosa. Se l'annuncio con The Superstar è stato veramente brutto, andrò a modificarlo subito appena finisce. Questo avevo modificato l'ingresso ieri, ma non... sinceramente non mi era accorto di questa cosa. Attenzione qui Thunder Rosa. Powerbomb. Bella powerbomb su Britt Baker. Crossline va fuori dai giochi. Thunder Rosa, attenzione. Si vanta Britt Baker. Attenzione la sedia, no. Russian leg sweep. E ora prende la sedia e colpisce Thunder Rosa. Attenzione. Oh, proprio lo schienamento. Uno. No, solo uno. Colpisce Britt Baker. Fa lo schienamento qui. Uno. Solo uno, attenzione. Sembra avere tanta energia ancora a disposizione Thunder Rosa contro Britt Baker. Main event di questa puntata di Collis del Sistema. Britt Baker. Attenzione qui. Swinging neck breaker. Poi attenzione, è pronto lo stomp. Ribalta tutto Thunder Rosa. Esalta il pubblico anche. E se stessa. In vantaggio ora la mera. Attenzione, Thunder Rosa parte. Sembrava quasi uno shotgun dropkick. Non ho guardato bene se era arrivata con le ginocchia oppure a piedi uniti. Però attenzione qui il martello, tanto cara The Game, Triple H. E lo Sledgehammer che colpisce. Ricordiamo il Steve Roots match, questo ovviamente abbiamo visto sedie. Sledgehammer. Che scale usate. Potrebbero non essere finita però, attenzione. Fantastico questa mossa di Britt Baker. Sturnata Thunder Rosa. A botto qui col colpo. Ha un altro shot e infatti la colpisce.
colpisce ancora, mamma mia. Oh, attenzione, Thunder Rosa. Big boot. Attenzione, va sul paletto Britt Baker. E leg drop dalla terza corda. Tra l'altro aveva dietro la testa anche l'impugnatura del martello, ma ancora più male, ragazzi. Ma Thunder Rosa c'è, attenzione. La carica. Death Valley Driver. 1, 2. L'ultimo Britt Baker. Attenzione, lancia. Attenzione qui, calcione. Britt Baker. Canadian Destroyer. Che mossa incredibile di Britt Baker, che ora prova lo schienamento, potrebbe essere la fine. 1, 2, continua questo main event Extreme Rules match tra la dottoressa Britt Baker e Thunder Rosa. Attenzione, prende il tavolo e lo sbatte addosso a Thunder Rosa, la lancia proprio. È stato contento il pubblico di wrestling di vedere il tavolo, anche se non l'ha sistemato attualmente per schiantarlo. Ecco che poi schianta Thunder Rosa contro i gradoni d'acciaio, ma ribalta la Mera Mera. Oh, che match, che debutto anche, che match per Thunder Rosa. E grande prova per Britt Baker, perché come sapete a un certo punto nella nostra Universe World è andata parecchio a calare, ma è tornata lei, mi pare di capire, o comunque quasi. Ricordiamo ex campionessa mondiale dell'All Elite Wrestling nella scorsa stagione, Thunder Rosa e Britt Baker. Che mossa però qui fuori dal ring. Io non credo che potrà resistere ancora per molto Britt Baker. Attenzione, tira fuori anche. No, però ci ripensa, dice non mi serve il bidone della spazzatura. Ovviamente continua a colpire senza pietà. Attenzione, prende lo Sledgehammer. No, ci ripensa e fa bene, perché così accoglie. No, è stata lenta, io sto dicendo che stava accogliendo al varco Britt Baker, ma poi che match, ragazzi. Attenzione qui, presa di sottomissione, in pericolo Thunder Rosa. No, ribalta Thunder Rosa ancora una volta. Uno, due, now. Attenzione qui, dropkick basso e prende il martello, vuol finire la dottoressa Britt Baker, colpisce al paletto, mamma mia, distrutta. Si piazza a piedi Britt. Attenzione, che match, ragazzi, tra Thunder Rosa e Britt Baker. Colpisce ancora la Mera Mera. No, attenzione, dice no. Attenzione, si alza però Britt Baker. Che main event questo. Mamma mia, che colpo terribile. Che potrebbe è finita, ragazzi, dai, in testa pieno così. No, c'è ancora Britt Baker e continua questo match.
Thunder Rosa non ci crede, ma attenzione a Thunder Rosa che ora carica la mossa finale. Ragazzi, adesso è finita davvero. 1, 2, 3. Incredibile incontro, cioè, ma questi due meriterebbero qualcosa per il match che ci stanno offrendo ora. E dai ragazzi, meriterebbero veramente qualcosa qui. Colpisce intanto Thunder Rosa. Non lo so cosa, ma qualcosa gli daremo a questi due per il match fantastico che hanno offerto così dal nulla, dai. Se lo meritano senza dubbio, lo sapete, ogni tanto noi le diamo queste cose qua. Match pazzesco, 5 stelle piene giustamente. One arm DDT. E poi armbar. Mamma mia, sono distrutte le due. Attenzione Britt Baker, bottolo stomp a segno, e qui potrebbe essere la fine. 1, 2, 3. Vince Britt Baker. Ma che match incredibile il debutto di Thunder Rosa, e che grande Extreme Rules match qui a Collision. Dr. Britt Baker! Vedremo, vorrei premiare tutte e due, però vedremo un po', perché c'è qualche piano, ma va bene così ragazzi, va bene così. Quindi, ora abbiamo portato anche la nostra bella puntata di Collision, mi sono divertito, spero anche a voi è stato lo stesso. Vi ricordo, se vi piace i miei contenuti mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo episodio con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. Un saluto da Pixel Garlic ragazzi.